La nostra storia risale a molti secoli fa. Proteggevamo l'equilibrio tra uomo ed elefante. Questi animali hanno bisogno di noi adesso. Ecco, questo è un esempio perfetto di impronta di un esemplare adulto. Mi prendo cura degli elefanti da più di 10 anni, ma ancora oggi mi emoziono quando li vedo nella foresta. Se vedono altre persone potrebbero reagire in una maniera imprevedibile. Lui lo sa che siamo qui, no? Penso che lui lo sappia. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Potrebbe andare peggio. Altra classica giornata in ufficio per noi. Oggi ci troviamo in una zona remota della Thailandia, a poche ore di distanza dal confine con la Birmania. Sapevamo già che questa avventura sarebbe stata molto più complessa rispetto alle altre, ma non ci aspettavamo così tanto, visto che siamo stati accolti da piogge torrenziali, perché in Thailandia è appena iniziata la stagione delle piogge e rende tutto molto più complesso, soprattutto perché lo sterrato, la strada non è battuta e quindi ogni metro, ogni passo in avanti si trasforma in una sorta di trappola, perché il fango può nascondere buche in cui la macchina si può incagliare. Ma non ci fermiamo, visto che questi sono gli ingredienti essenziali per una grandissima avventura. E noi stiamo per raggiungere uno dei villaggi dei Karen, che è una delle tribù più antiche di tutto il sud-est asiatico. E loro sono famosi per tramandare di padre in figlio una tradizione, una cultura centenaria, tanto affascinante quanto pericolosa, ovvero l'unione, l'alleanza tra uomo ed elefante. Questi uomini si chiamano Maut e sono i guardiani di questo animale così possente, così regale, ma che ha bisogno ancora di una protezione da parte di questi uomini, perché qui in Thailandia questa relazione, questo rapporto tra uomo e animale è molto controverso, soprattutto negli ultimi anni a causa del turismo. E noi siamo qui appunto per documentare come si è evoluta questa relazione, questo rapporto tra uomo ed elefante, e vogliamo raccontarvela oggi. Quindi sedetevi comodi almeno voi, perché sta per ricominciare un'altra grande avventura con Progetto Happiness. Per secoli l'elefante è stato il simbolo della Thailandia, alleato dell'uomo, compagno di battaglia ed emblema di potere e regalità. Rispettato e onorato, ma purtroppo sempre sfruttato. Durante quasi tutto il Novecento fu usato per trascinare legname dalle foreste di Teck. Poi, nel 1989, il governo vietò il taglio legale e migliaia di elefanti da lavoro si ritrovarono senza futuro, né liberi né utili. Molti furono venduti, spettacoli, trekking, selfie. In pratica una nuova prigione mascherata da attrazione turistica. Gli elefanti però non possono davvero essere addomesticati, perché i loro bisogni, la loro mente e le emozioni sono troppo complesse da comprendere per noi. Questa infatti è la più grande illusione dell'uomo: credere di poter controllare ciò che non comprende. Eppure non tutto è perduto. In Thailandia ci sono ancora i Maut, gli ultimi protettori. Uomini che con coraggio e pazienza cercano di salvare gli elefanti dal turismo e reintrodurli in natura. E noi siamo venuti fin qui per raccontarvi la storia dei Maut e per osservare da vicino un legame fragile ma prezioso.
Il villaggio è pieno di cani che sono tra i migliori amici dei Karen, perché non soltanto gli tengono compagnia, non soltanto li aiutano durante le loro giornate di lavoro, ma li proteggono soprattutto dagli animali selvatici. Essendo qui immersi nella natura, ci sono cobra, serpenti, animali velenosi che potrebbero attaccare in qualche modo anche l'essere umano. Adesso noi stiamo andando verso la casa di uno dei Maut più importanti, più rinomati qui nel villaggio, e vorremmo incontrarlo per capire com'è cambiata la figura del Maut del passato col Maut di oggi, e poi cercare di capire se riusciremo a passare una giornata insieme a loro per capire questo nuovo rapporto che c'è tra uomo ed elefante. In questa casa vivono sotto lo stesso tetto 2 generazioni di Maut. Un padre che ha trasmesso tutto al figlio. E ascoltando le parole di questo Maut esperto, possiamo capire come sia cambiato nel tempo il rapporto con l'elefante. È cambiato tutto. In passato non c'era bisogno di proteggerli. Loro potevano essere liberi nella foresta. Ma io andavo comunque a salutarli ogni mattina. Ogni mattina andavo a salutarli. Li radunavo, mi assicuravo che ci fossero tutti quanti. E poi li accompagnavo in un'area dove non c'erano risaie. Proteggevamo l'equilibrio tra uomo ed elefante. Ora è cambiato tutto, senza di noi non potrebbero vivere in pace. Dobbiamo proteggerli da noi stessi. Questi animali hanno bisogno di noi adesso. Ci prendiamo cura degli elefanti da molte generazioni, da sempre direi. La nostra storia risale davvero a moltissimi secoli fa. E in passato mia madre e mio padre mi hanno insegnato come prendermi cura degli elefanti. E in seguito, piano piano, ho trasmesso questa conoscenza a tutti i miei figli. Viene tramandata di generazione in generazione. Grazie ai suoi preziosi insegnamenti, oggi il figlio è diventato uno dei Maut più abili e sensibili del villaggio. Un esempio da seguire per tutti gli altri. È ancora molto giovane, ma nonostante le enormi difficoltà, è determinato a continuare questa tradizione, a difendere i suoi elefanti, a riportarli nel loro habitat e a lottare ogni giorno per garantirgli la libertà che meritano. Sebbene il panorama attorno a noi sia meraviglioso, lo sguardo è sempre rivolto in basso per cercare di vedere se troviamo le impronte, che con la pioggia diventano praticamente delle pozzanghere, perché la zampa dell'elefante è così grande che crea un cerchio e con la pioggia si riempie. Ecco, questo è un esempio perfetto di impronta di un esemplare adulto, bella grande, e ha lasciato i suoi passi con dietro il piccoletto, quindi ci aspettiamo di trovare un adulto e un piccolino. Però voglio farvi notare anche la direzione dell'impronta, che per il Maut è come se fosse una bussola, quindi sa che l'animale sta andando verso quella direzione. Quindi un'impronta può dire tantissimo al Maut per cercare il suo elefante. I Maut ci stanno precedendo e abbiamo un paio di ore di trekking molto intenso davanti a noi prima di raggiungere, speriamo, gli elefanti. Però è proprio in avventure come queste, così emozionanti, così autentiche, che non voglio perdere neanche un secondo a scegliere una SIM, ad attivarla e a sperare che possa prendere e avere connessione nel momento del bisogno. Con Seli di NordVPN non ho dovuto cercare una SIM locale né spiegare in un'altra lingua che piano volessi. Ho scaricato l'app, scelto la Thailandia e al mio arrivo era già online. E Seli ti accompagna anche nei luoghi più remoti, con una sola eSIM, nessuna plastica e un piano dati che segue il tuo viaggio ovunque tu vada. Con i piani regionali posso muovermi tra diversi paesi senza cambiare nulla. Perfetto per le grandi avventure, restando sempre connessi. Perché ci sono momenti che valgono più di 1000 parole, ma se li vuoi condividere serve una connessione che non ti abbandoni. Scansiona il QR code o clicca sul link in descrizione per provare Seli e restare connesso ovunque tu vada. Ed eccolo lì. Da lontano scorgiamo Dodo,
l'elefante che protegge Saglat. Ci avviciniamo con molta cautela e poi succede qualcosa di difficile da spiegare. Non c'è fretta, non c'è comando, solo un incontro. Un elefante che si fida e un uomo che ascolta. E noi in silenzio ad ammirare. Questi elefanti sono liberi e li proteggiamo nella foresta. Non dovranno più lavorare per l'uomo. Dobbiamo aiutarli a essere un aiuto invisibile senza disturbo. Loro devono solo rilassarsi e cercare del cibo. Ma il comportamento di ogni elefante è diverso. Ad esempio, gli elefanti maschi non possono essere accuditi da chiunque, serve un maut esperto. E le femmine invece sono molto più facili da gestire. Ma i maschi devono conoscerti a lungo prima di potersi fidare. Non permettono a chiunque di avvicinarsi a loro. In Thailandia non è rimasta molta foresta a disposizione per gli elefanti. Ed è per questo che dobbiamo seguirli per non fargli incontrare l'uomo. Quando gli elefanti camminano nella foresta, noi ci sediamo e li osserviamo. E solo guardarli ci riempie di una gioia immensa. Quando vediamo che gli elefanti sono sereni, lo siamo anche noi. È la mia missione di vita. È la nostra missione di vita. Un elefante reintrodotto in natura non può essere semplicemente lasciato andare. Ha bisogno di essere accompagnato, guidato, soprattutto per non diventare un pericolo per i villaggi vicini e per le coltivazioni. Anche perché purtroppo molti di questi elefanti portano segni profondi delle violenze subite per obbligarli a fare spettacoli turistici. Hanno disturbi del comportamento e qualsiasi cosa può scatenare in loro una reazione improvvisa. Gli unici di cui si fidano davvero sono i maut, che riescono in qualche modo a capire i cambiamenti d'umore. Ma in realtà nemmeno loro sono completamente al sicuro. È un lavoro di enorme responsabilità e di grande rischio, un mestiere che richiede coraggio, pazienza e un rispetto profondo per questi giganti. Sebbene sia un lavoro molto rischioso e molto faticoso, perché seguire l'elefante su queste colline è davvero complesso, ve lo assicuro, a tratti però è rilassante, perché guardare e osservare un elefante mangiare veramente ti rilassa, ti mette in pace tutti i sensi, perché lo vedi lì, pacifico, sereno, che mangia 150 kg di erba, rami, foglie, frutta, arbusti tutti i giorni, circa 150. Ed è importante ricordarlo perché chiaramente l'animale si nutre per quasi tutta la totalità delle ore della giornata, dorme pochissimo, quasi circa 4 ore, spesso dorme in piedi, soprattutto se è in cattività perché è sempre, si sente sempre in pericolo. In natura, in libertà, può dormire un po' di più fortunatamente, però è importante ricordarvi quanto mangia perché c'è una conseguenza, ovvero i rifiuti, lo sterco dell'elefante può arrivare fino anche a 100 kg al giorno. E perché vi voglio dire questa cosa? Beh, perché è importantissimo. L'elefante è anche chiamato il giardiniere o il contadino della foresta, perché grazie al suo sterco lui riesce a seminare centinaia e centinaia di semi per tutta la foresta, e la foresta si diventa rigogliosa proprio grazie a lui, grazie al suo fertilizzante naturale. E pensate che tutti i villaggi attorno utilizzano anche lo sterco per produrre della carta, quindi attraverso uno scarto che non è assolutamente uno scarto, anche l'umano ne giova producendo della carta, quindi scrivendo e magari passando anche memorie alle generazioni future. E questo a me fa sorridere perché si ricollega anche alla memoria incredibile dell'elefante, che aiuta la memoria un po' meno incredibile dell'essere umano con la carta. Ecco. Si dice che l'elefante non dimentica, ed è davvero così. Portano con sé ricordi che durano tutta la vita, come per esempio i sentieri verso l'acqua e i luoghi sicuri nella foresta. Dodo però ricorda e riconosce benissimo anche la voce di Saglat, i suoi gesti e persino il suo odore. Una memoria che non si cancella e che lega per sempre due vite tanto diverse. Dobbiamo approcciarci a questa avventura nel modo giusto, ovvero rispettare lo spazio che c'è tra noi e il maut e tra il maut e l'elefante, perché lui è l'unico che può avvicinarsi all'elefante, perché l'elefante si fida soltanto di lui. Quindi noi oggi saremo spettatori da lontano per rispettare questa alleanza così fragile ma così potente che c'è tra il maut e l'elefante. Andiamo.
Siamo vicinissimi all'elefante. Ogni volta che lo vediamo così alto mi chiedo ma come cavolo è riuscito a salire lui. Io sto facendo una fatica incredibile a non scivolare. Però è proprio lì. Siamo già molto vicini in realtà. È probabilmente un grandissimo successo vedere Dodo, l'elefante di Sekla, mangiare, rilassarsi nella foresta, perché in realtà lui viene dall'industria del turismo, dall'industria che lo ha sfruttato per anni come elefante da passeggio, mettiamola così. Immaginatelo come si vede molto spesso nelle brochure turistiche, l'elefante che porta sulla sua schiena e i turisti a fare dei giri. Ed ecco, era proprio lui che però in un momento di paura è scappato con 2 turisti sulla sua schiena dentro la foresta. Da quel momento è stato, diciamo, bandito da tutte queste strutture turistiche e non ha più trovato un luogo dove poter vivere in pace la sua vita, perché veniva sempre relegato nei angoli dei villaggi con una catena per non farlo muovere, per non renderlo un pericolo. Dodo è sempre stato un pigrone. Dicono che non voleva mai lavorare. A volte, quando lo trattavano male, scappava nella foresta e si nascondeva. Per questo motivo lo abbandonarono. Nel villaggio non c'era nessuno in grado di fargli da maut, perché è piuttosto aggressivo. E allora decisi di prendermi io cura di lui. Non è facile guadagnarsi la sua fiducia. Bisogna prima capire cosa hanno passato e poi fargli capire che tu non li tratterai più male. Mi prendo cura degli elefanti da più di 10 anni, ma ancora oggi mi emoziono quando li vedo nella foresta. Voglio sempre imparare di più da altri maut molto più esperti di me per migliorare la mia comunicazione con gli elefanti. I segni di un elefante arrabbiato sono simili a quelli degli esseri umani, lo si capisce dagli occhi. Così. Ma se sono eccitati, corrono in giro giocando in questo modo. Sì. E se sono felici, camminano in giro e cercano cibo. È tutto ciò che vogliono fare. Camminare e cercare cibo. Quando Dodo è eccitato, lui corre, gioca e non ascolta nessuno. Così capisco che si sta divertendo. Ma se è sereno, tutto ciò che vuole fare è trovare da mangiare e foraggiare. Se è arrabbiato, spalanca le orecchie in questo modo e si capisce che è arrabbiato dagli occhi. Mi rende felice quando cerca cibo e ascolta la mia voce. Sebbene la sua vista sia molto scarsa, può arrivare a vedere fino a 10 metri, ma in maniera offuscata. Il suo udito e il suo olfatto sono molto molto acuti. Lui sa benissimo che noi siamo qui e sa benissimo che siamo degli estranei, come sa bene che insieme a noi c'è Sekla, quindi probabilmente è per questo che rimane tranquillo, docile, semplicemente perché c'è lui insieme a noi. Ma lui sa bene che ci sono degli strani perché non riconosce il nostro odore. C'è un altro dato molto interessante degli elefanti, che riescono a comunicare a distanze impressionanti, fino a 10-15 km, grazie a degli infrasuoni, ovvero delle vibrazioni che possono inviare attraverso il terreno ad altri elefanti, molto distanti da loro, aiutandosi con dei cuscinetti che stanno sotto le loro zampe, dalle quali ricevono queste vibrazioni e possono, diciamo, decifrarle comprendendo il messaggio che è stato mandato da un altro elefante. Quindi probabilmente potrebbe anche inviare un altro messaggio a un altro elefante del fatto che noi siamo qui. Sono degli animali tanto affascinanti quanto complessi, anche se l'uomo si illude di averli capiti. Saglat però non è solo un custode per Dodo, è diventato un simbolo per molti maut più giovani. Un esempio di chi sceglie la via più difficile ma più giusta. Perché ovviamente continuare questa tradizione non è facile, soprattutto quando dall'altra parte il turismo offre soldi facili e veloci. Ma grazie al suo esempio sempre più ragazzi scelgono di restare, di credere che l'elefante vada protetto e non sfruttato, come questo giovane maut, che oggi si prende cura di una meravigliosa femmina e del suo piccolo di appena 2 anni. Eccolo. Non so se lo sentite, ma siamo vicini a una mamma con il cucciolo e stanno comunicando tra di loro, almeno la mamma sta comunicando con il cucciolo con una sorta di squittio che può voler dire tantissime cose. Molto complesso comprendere la loro comunicazione, però c'è, è viva, si sente. E sono a forse 50 metri da noi, ma la foresta è così fitta che non riusciamo quasi a vederli, ma siamo con il loro maut.
e cercheremo di avvicinarci insieme a loro, chiaramente con molta cautela perché la mamma è molto protettiva rispetto al cucciolo, quindi grazie al suo aiuto cercheremo di avvicinarci per comprendere questo rapporto. Per capire quanto mi ha emozionato ho i brividi perché probabilmente l'elefante l'abbiamo visto in tanto, in cattività, al circo purtroppo, ma vederlo così, non c'è possibile, ma solo bottette, una foresta vera, assolutamente a poco. Questo è un regalo della natura perché adesso abbiamo Dodo, che è l'elefante di Sakla, e Junior e Steve che sono gli elefanti di questo ragazzo che sono qui. Sono venuti a rinfrescarsi, a bere. Pensate che gli elefanti non hanno neanche le ghiandole sudorifere, quindi hanno bisogno di rinfrescarsi con l'acqua quando si sentono troppo caldi. Ogni giorno ci facciamo compagnia in silenzio. Noi e gli elefanti stiamo sempre insieme. Siriprai è un'elefantessa buona, ma ha paura degli uomini per colpa di ciò che le hanno fatto. Ogni mattina mi sveglio con Siriprai. La seguo mentre mangia. E poi camminiamo insieme nella foresta. Se vedono altre persone potrebbero reagire in una maniera imprevedibile. Ad esempio, il piccolo sicuramente si nasconderebbe sotto la mamma per cercare protezione. Sono il maut di Siriprai. Sì. A volte il cucciolo di elefante è un elefante birichino. E a volte è davvero molto, molto giocherellone. E si avvicina piano piano a me e cerca in tutti i modi di convincermi a giocare. A volte sono di buon umore e a volte di cattivo umore. Ogni giorno è diverso. Da qui possiamo ammirare anche il rispetto che ha il maut per l'elefante, che si misura con la distanza che interpone tra lui e l'animale. Non è mai invasivo, lascia sempre che l'animale quasi venga da lui, come ha fatto adesso Junior. Avete visto che ha cercato di giocare con lui, però sembra proprio che il maut rispetti questo spazio di cui probabilmente l'elefante ha bisogno e che adesso sta ritrovando. In cattività non aveva assolutamente, mentre il maut qui sta cercando di guadagnarsi quel rispetto che prima purtroppo l'animale non aveva per nessun essere umano. E Dodo? Dov'è Dodo? Dodo è lì su. Lui lo sa che siamo qui, no? Penso che lui lo sappia. A lui va bene che noi siamo qui. È rilassato? Sì, è ok. Perché ci sono io qui. Lui si fida di me. Ok. Hai mai paura di Dodo? A volte. Perché non so. Dodo a volte è davvero molto arrabbiato. Sì. È imprevedibile. Non sai mai cosa potrebbe fare. Possiamo vederlo nei suoi occhi. Negli occhi. Sì, negli occhi. Quando è arrabbiato non muove le orecchie. E quando guarda te, cosa significa? Si concentra su di me. Ma poi quando si calma non lo fa più. E pensa al cibo. Quando è calmo non ti guarda, vero? Esatto. Ma quando è arrabbiato si concentra su di me. Sta ancora mangiando. Tutto il giorno, eh? Bellissimo. L'hai mai perso? L'hai mai perso? Magari alcune volte non lo vedi più. No, seguo le sue impronte. Ok, lo ritrovi sempre allora. Sì, lo trovo sempre. Ed è proprio in questo momento di calma, prima che Dodò si addormenti, che Sakla ci parla di felicità. Con la semplicità, però, di chi la vive ogni giorno. Posso essere il maut di Dodo, perché faccio parte della sua famiglia. Se stai lontano dall'elefante troppo a lungo, dovrai ricominciare ad addestrarlo per essere il suo maut. All'inizio bisogna dargli un po' di cibo, così inizia a conoscerti e a fidarsi di te. Capisce che sono qui per prendermi cura di lui e non per altri motivi.
Dobbiamo fare attenzione, ogni giorno. E se stiamo con loro e siamo prudenti, allora possiamo costruire un buon rapporto. Imponente, maestoso, profondamente sensibile e libero. L'elefante non è nato per obbedire. Eppure per troppo tempo il nostro rapporto con gli animali si è basato sul controllo, sulla forza e su un'idea distorta di cura che spesso nascondeva solo sfruttamento. Ma il modo in cui trattiamo questi esseri straordinari dice molto di noi, di come ci relazioniamo alla natura e di quanto siamo davvero disposti a rispettare ciò che non possiamo dominare. E Saglad con la sua storia ce lo ricorda molto bene. Il nostro compito non è comandare, ma convivere, rispettare e avere il coraggio di restituire libertà a chi l'ha persa. E solo allora potremo dire di aver capito davvero cosa significa essere umani. E forse proprio lì ci scopriremo felici.